Salve cercatori del mistero e benvenuti a Il mistero è servito. Molto prima che l'antico impero Inca si estendesse per l'America del Sud, altre civiltà oggi scomparse svilupparono culture avanzate delle quali rimangono dei resti. Nell'attuale Bolivia, a soli 20 km dal lago Titicaca, che si trova quasi a 4.000 metri sopra il livello del mare, abbiamo i resti delle città più antiche scoperte fino ad oggi nel continente americano, giacché alcune datazioni, come quelle realizzate da Arthur Posnansky, che si basò sui cicli lunari, le situano al massimo splendore circa 17.000 anni fa. Tiahuanaco è un luogo unico al mondo, molto affascinante, ma non esistono prove né registri antichi che evidenziano come gli indigeni di questo luogo si svilupparono fino a costruirla. Non c'è nulla di simile che sia comparso prima. Sembra come se sia comparsa dal nulla. Ma la cosa più sorprendente è che le leggende dei nativi locali sembrano dare delle risposte a questo rompicapo millenario. Raccontano che Tiahuanaco fu costruita in una notte da una razza di giganti, secondo le testimonianze raccolte dallo storico Pedro Siega de León nel secolo XVI. Questo cronista scrisse le prime informazioni che menzionano i giganti dell'America del Sud. Raccolse molte testimonianze dei nativi, che questi a loro volta avevano ascoltato dai loro antenati. Da uno di questi racconti possiamo immaginare l'incredibile statura di questi giganti. Pedro Siega de León scrive: «Arrivarono dal mare su barche di legno simili a grandi navi. Alcuni erano tanto alti che l'altezza del ginocchio era come l'altezza di un uomo medio. Molte persone videro e confermarono queste cose, cioè che questi giganti erano reali. Anche lo storico Baldassar Salas scrisse: «I ciurpa o giganti erano i primogeniti del creatore onnipotente e furono costruttori di edifici, corsi d'acqua e piramidi, prima che esistesse il lago Titicaca». Questo spiegherebbe perché sotto il lago Titicaca si sono trovati diversi elementi appartenenti alla cultura che eresse Tiahuanaco. Non solo sono stati trovati semplici muri, ma anche recinti a forma di U, con la parte aperta verso il centro del lago. Ma c'è di più, si distingue anche il tracciato di un sentiero lastricato, perfettamente conservato, di 30 metri di lunghezza. Forse il lago Titicaca non esisteva, o semplicemente era diverso da come lo conosciamo oggi. È possibile che la sua costruzione sia stata compiuta da una razza di giganti come quelli che si vedono nelle rappresentazioni della Sumeria o dell'Egitto? Durante scavi archeologici realizzati fra le rovine di Tiahuanaco si sono trovati crani allungati, con delle dimensioni che non corrispondono a nessun essere umano attuale. Lo scrittore francese Robert Charroux, nel suo libro Mondi perduti, disse questo: «Esistono una serie di teschi umani che variano di dimensione, da quelle dell'uomo di Cro-Magnon fino a quelle dei giganti, che dovrebbero avere misurato almeno 3 metri di altezza. I più grandi di questi teschi hanno una lunghezza ed una larghezza di circa 30 centimetri». Anche l'austriaco Klaus Dona, un esperto d'arte e ricercatore di civiltà antiche, ha percorso il mondo in cerca di manufatti strani. Attualmente è in possesso di una delle più grandi collezioni del mondo in cui si trovano reperti al margine della scienza ufficiale. Fra tutti questi artefatti ne esistono alcuni che richiamano prepotentemente l'attenzione. Si tratta di 4 misteriose maschere giganti di pietra che furono trovate durante gli scavi realizzati a Pumapunku dentro Tiahuanaco. Klaus Dona, riferendosi a queste, ha commentato: «Quando ebbi per la prima volta queste maschere nelle mie mani, cercai di guardare attraverso i 2 occhi. Allora non sapevo che appartenessero a scheletri di circa 2,60 m di altezza. Mi chiedevo:
Perché creare maschere attraverso le quali si può vedere con un solo occhio? Però, dopo aver saputo che queste persone misuravano più di 2,5 metri di altezza, immaginai che i loro crani fossero naturalmente più grandi del nostro. Per questo queste maschere erano troppo grandi per noi. Le incisioni delle maschere sono di grande bellezza, ma il loro significato, perché e in che occasione si utilizzassero, è un vero mistero che gli investigatori non sono ancora riusciti a decifrare. 3 delle maschere hanno delle pietre turchesi incastonate negli occhi, che rappresentano un iris di colore azzurro, e sorprendentemente questo non è un caso eccezionale in America, giacché la signora della maschera o il signore di Sipan, fra le molte altre evidenze, condividono questo tratto distintivo che è associato alla regalità e in relazione con degli dei antichi. Come si può spiegare che in mezzo mondo si trovino rappresentazioni di idoli che hanno gli occhi di colore azzurro? Com'è possibile che Sumeria, Egitto, Oriente e America abbiano condiviso una misteriosa devozione per gli occhi azzurri? Forse tutte queste culture antiche hanno un passato in comune? Curiosamente esistono 2 maschere dagli occhi delle quali cadono 3 lacrime e sorprendentemente sono direttamente relazionate con l'idolo del dio Viracocha che appare nella porta del sole di Tiahuanaco. Queste maschere appartengono alla cultura che venerava il dio Viracocha. Raccontano le leggende documentate dai primi cronisti che era alto, di pelle chiara e con barba. Fu il creatore di tutto quello che conosciamo, la terra, il sole, la luna e le stelle. Poi creò giganti a sua immagine e somiglianza che più tardi si ribellarono all'ordine creato dai loro dei. Per questo Viracocha li convertì in pietre, oltre a causare una grande inondazione per sterminarli. È curioso che questo mito sia molto simile a quello che si narra nella Bibbia sui giganti e al grande diluvio. I figli di Dio videro che le figlie degli esseri umani erano belle, quindi presero come mogli tutte quelle che desideravano. Ma il Signore disse: il mio spirito non rimarrà nell'essere umano per sempre, perché non è altro che un semplice mortale, quindi vivrà solamente 120 anni. Dall'unione dei figli di Dio con le figlie degli esseri umani nacquero giganti, che furono i famosi eroi dell'antichità. A partire da allora ci furono giganti sulla terra. Il Signore, vedendo che la malvagità dell'essere umano sulla terra era molto grande e che tutti i suoi pensieri tendevano sempre al male, si pentì di aver fatto l'essere umano sulla terra ed ebbe grande afflizione. Quindi disse: voglio cancellare dalla terra l'essere umano che ho creato e farò lo stesso con gli animali, i rettili e gli uccelli del cielo. Mi pento di averli creati. Fu così che i giganti scomparvero dalla faccia della terra. Ma che accadde con quegli eroi creatori di giganti e del mondo conosciuto? Dove sono gli dei della Bibbia e Viracocha di Tiahuanaco? Tutto indica che questi dei non appartenevano al mondo spirituale, né si trattava di forze onnipotenti, ma sembravano esseri di carne ed ossa con una tecnologia tanto avanzata da risultare incomprensibile per quell'epoca. Se teniamo in conto alcune ricerche, una grande catastrofe colpì la Terra più di 12.000 anni fa, distruggendo civiltà intere. È possibile che Tiahuanaco sia una prova di tutto questo? Ad oggi è stato portato alla luce solo l'1% di quello che si trova sotto questa città. Il trascorrere degli anni è andato coprendo poco a poco i segreti che lì vi si nascondono, ma può darsi che in un futuro non molto lontano si potranno chiarire tutti i dubbi. Per ora abbiamo solamente pochi resti che formano parte del passato più sconosciuto della Terra. Anche per oggi il video è terminato. Per cortesia, se ti è piaciuto, condividi e metti like. Grazie dal Mistero è Servito e arrivederci al prossimo.